Uh, paura, eh? Oggi parlo di fantasmi, anzi di un tipo particolare di fantasmi, quelli che popolano il genere conosciuto come folklore digitale, il digital folklore, che ha questa caratteristica particolare che nel nome ha la parola digitale, però è ambientato in luoghi che digitali non lo sono affatto. Infatti il folklore digitale è caratterizzato da oggetti come vecchie videocassette ritrovate in soffitta, musicassette, grandi apparecchi televisivi dove non ci sono trasmissioni, ma le televisioni sono accese e c'è quello che si chiama effetto neve. Sapete, quando non si vede niente fa che mi chiedo se questo sia possibile con le nuove televisioni, non l'ho mai visto. Comunque, ho trovato un'interessante riflessione sul perché il folklore digitale sia basato su questi vecchi strumenti e non su strumenti più moderni. Quando io ero bambina, se mi capitava di vedere una cosa inquietante alla televisione, e vi assicuro che alla TV dei ragazzi cose inquietanti se ne vedevano tantissime, anche perché negli anni 70 si era in piena sperimentazione artistica, quindi c'erano persone, artisti importanti che facevano i programmi per i bambini e questi programmi però si potevano vedere solo alla televisione e quando si vedeva qualcosa di strano, di inquietante, qualcosa che accendeva la nostra fantasia, non si poteva correre su YouTube a riguardarlo, esaminarlo o a elaborarlo e non si poteva neanche correre su Wikipedia o su altri siti su internet perché qualcuno spiegasse cosa c'era dietro quelle invenzioni artistiche. Quindi si vedevano cose inquietanti alla televisione che poi rimanevano dentro di noi e tutti gli spazi, le lacune di cose che da bambini, da ragazzi ma anche da adulti non si riusciva a spiegare venivano riempite con le nostre fantasie, le nostre paure più recondite e quindi diventavano il nostro incubo ideale, diciamo, cucito su misura. E il folklore digitale riprende proprio questo tipo di atteggiamento, questo tipo di inquietudine e fa vedere cose che ci sono e non ci sono, si capiscono e non si capiscono, cose anche un po' difficili da spiegare concettualmente. È una cosa affascinante, questa nuova interpretazione del folklore digitale che ho avuto modo di leggere e di ascoltare nel fine settimana, mi ha incuriosito e voglio scavare a fondo e mi son tornati in mente anche alcuni programmi di quando ero bambina che erano abbastanza terrificanti.